Anche voi avete problemi con le zanzare? In questo video vedremo come difenderci dalle zanzare anche quando siamo nell'orto senza utilizzare insetticidi di sintesi. Useremo l'olio di neem e anche un apparecchio nuovo che tra poco vi faccio vedere. Per combattere le zanzare dobbiamo conoscerle meglio. Innanzitutto è importante sapere che quelle che ci pungono sono soltanto le femmine delle zanzare, che hanno bisogno del nostro sangue per far maturare le uova, che poi andranno a deporre in un luogo dove è presente l'acqua. L'acqua è molto importante per la loro riproduzione, infatti il consiglio che ci viene sempre dato è quello di far scomparire tutti i depositi di acqua stagnante, sottovasi, i bidoni, qualsiasi contenitore dove ci possa essere dell'acqua utile alle zanzare per riprodursi. Questa regola è molto importante, ma non dobbiamo assolutamente pensare di far scomparire tutta l'acqua che abbiamo nei nostri spazi verdi, perché l'acqua è molto importante invece per la vita degli animali e degli insetti. Se ben gestito, in realtà un deposito d'acqua, anche uno stagno, può essere uno strumento utile a nostra difesa, a nostro vantaggio proprio nella lotta alle zanzare. Nel mio stagno vivono le gambusie. Le gambusie sono dei pesciolini golosissimi di larve di zanzare. Non c'è zanzara che possa scampare alla loro fame illicita. Quindi le zanzare troveranno l'acqua, la troveranno interessante, andranno a deporre le uova, ma o le uova immediatamente o subito dopo le larve verranno mangiate dalle gambusie. Ma se non avete le gambusie, che sono tra l'altro dei pesciolini esotici che vengono da lontano e che possono fare anche danni sull'ecosistema, ci sono tantissimi avversari delle zanzare anche nella nostra fauna. Ci sono molti insetti che se ne nutrono e anche i nostri anfibi, come ad esempio le rane. Quindi l'importante è avere un ecosistema vivo, e a quel punto le larve che riusciranno a svilupparsi saranno veramente poche o addirittura nessuna. Quella che non dobbiamo lasciare è l'acqua stagnante, per esempio quella di un secchiello come questo. L'importante comunque è svuotare spesso questi contenitori, perché le larve almeno 5 giorni ce lo impiegano per svilupparsi prima di crescere. Se noi cambiamo l'acqua spesso non abbiamo naturalmente il problema di aver creato degli esemplari adulti di zanzara. Le vedi le gambusie? Guarda, ce ne sono veramente tante, si muovono di continuo, setacciano proprio tutti gli spazi, quindi non c'è larva che possa sfuggire. Se tornassi indietro, in realtà nello stagno non ce le metterei le gambusie, lascerei fare alla fauna locale. Se invece avete per esempio un bidone, le gambusie riescono a sopravvivere benissimo, lì non avete possibilità di creare un vero ecosistema e quindi le consiglio vivamente. Questo è l'impianto acquaponico, anche qui non c'è proprio traccia di zanzare. Qui vivono tinche, che sono anche loro molto ghiotte, in realtà ho scoperto, di larve di zanzara, ma comunque ci sono anche medaca che vivono in superficie e quindi setacciano di continuo. Quindi anche qui abbiamo i pesci al lavoro e questa è una trappola per le zanzare. Ne approfitto per fare un tuffo e vi faccio vedere le mie tinche. Quindi l'acqua è la nostra alleata contro le zanzare, ma non è che tutti possono avere uno stagno. Ricordiamoci però che la biodiversità è fondamentale. Le zanzare sono un cibo prelibato anche per uccelli e per pipistrelli, quindi incoraggiamo la vita intorno a noi e avremo meno problemi di zanzare e altri insetti nocivi. Lo so che siete curiosi di capire cos'è e come funziona questo bombolotto. Aspettate ancora un minuto, prima parliamo dell'olio di neem. Le zanzare hanno una grandissima capacità di riproduzione, si diffondono in modo enorme, quindi se noi riusciamo a limitare il numero degli adulti, naturalmente bloccheremo l'esponenzialità delle generazioni. Un aiuto per limitare sia gli adulti ma anche le larve, bloccare lo sviluppo delle larve è fondamentale, ci può aiutare tanto. Messi al bando tutti i prodotti chimici che hanno delle conseguenze sull'ambiente, che si accumulano nell'ambiente, ci serve qualcosa di naturale che non lascia tracce, e questo prodotto è l'olio di neem. Deriva da una pianta, estratto dai semi di una pianta che si chiama Azadirachta
ricetta indica. Quest'olio ormai facile da reperire, anche se non cresce in Italia la pianta, ma viene da zone molto più calde, può essere utilizzato contro le zanzare. Un grande vantaggio dell'olio di neem è che non fa male a noi esseri umani, anzi è un prodotto conosciuto da millenni proprio perché ci fa bene alla salute e viene utilizzato anche in cosmetica, si può applicare addirittura sulla pelle, magari non la stessa formulazione che utilizzate in agricoltura. Blocca lo sviluppo delle larve delle zanzare, anche di altri insetti, quindi riesce a bloccare lo sviluppo dell'insetto prima che possa arrivare a riprodursi. Gli svantaggi sono che bisogna fare un po' attenzione perché potrebbe danneggiare anche altri insetti benefici e noi dobbiamo stare attenti a che appunto non entri in contatto con i nostri amici. Bisogna poi ripetere spesso i trattamenti perché è un prodotto che non lascia residui sull'ambiente, è fotosensibile e quindi scompare velocemente. Adesso prepariamo una miscela semplicemente fatta con acqua e olio di neem da utilizzare nel nostro ambiente. Noi possiamo bonificare il luogo dove abbiamo intenzione di passare del tempo all'aperto grazie all'olio di neem utilizzato in maniera nebulizzata. L'odore del neem proprio non piace alle zanzare e quindi si terranno alla larga finché resterà l'aroma in giro. Quando preparate la vostra miscela, controllate nella bottiglia del prodotto che avete acquistato quali sono le giuste dosi. Io adesso metterò 2,5 ml per ogni litro d'acqua, mi preparo 6 litri da nebulizzare qua intorno. Adesso arriva la parte difficile perché l'olio, come è ben noto, non si miscela con l'acqua, quindi dobbiamo essere abbastanza bravi a creare questa soluzione. Allora, esistono delle formulazioni già pronte come questa che sto usando io, che sono già state preparate proprio perché si possano diluire in acqua, altrimenti dovete aggiungere un po' di sapone molle, pochino, percentuale ancora minore, vi aiuterà a far sì che si crei una miscela omogenea, altrimenti spruzzerete prima acqua e poi solo olio perché le due parti non stanno insieme. In Italia vivono più di 60 specie diverse di zanzare, quindi se conosciamo le specie che interessano la nostra zona siamo avvantaggiati nel combatterle, perché le zanzare hanno orari diversi di azione, vanno a pungere in orari diversi. Ci sono le zanzare mattutine, quelle serali, qualcuna si muove anche di giorno come famosa zanzara tigre. Se conosciamo i loro orari possiamo combatterli proprio nel momento in cui sono presenti. Nel geyser della Stoker c'entrano 12 litri di acqua, io adesso ce ne metto 6 e la cosa bella è che è programmabile, è questo il grande vantaggio. Io posso decidere quando far accendere la mia nebulizzazione e quanto tempo il nebulizzatore resterà attivo. Il nebulizzatore ha 3 ugelli, quindi lo potete utilizzare senza tubicino e creerà una nuvola così intorno. Se invece avete uno spazio più grande c'è questo meraviglioso tubicino che si acquista a parte con il quale si può creare un perimetro. Questa è la zona dove al Bosco di Ogygia si sta in compagnia a chiacchierare, dove ci si ferma, ci si rilassa e dove può succedere che la sera le zanzare diano parecchio fastidio. Allora lo metto in alto, anche se molte zanzare se ne stanno anche basse. È un apparecchio a batteria, quindi si può accendere dove si vuole ed è programmabile. Adesso io lo accendo. Quando lo faccio partire passano 30 secondi, così se volete allontanarvi, che non volete una doccia di olio di neem direttamente, quella la potete evitare. Amore, amore, e tu come sei arrivato? Vieni, vieni che non faccio partire l'olio di neem, dai, vieni. Tra l'altro si può utilizzare l'olio anche per i cagnolini, serve anche per difendere loro dagli insettini. Questo cagnolino non si era mai visto, è la sua prima visita al Bosco di Ogygia, non so di chi sia. Adesso andiamo a cercare i padroni. Ecco, dai, spostiamoci tra 30 secondi, qui inizia la doccia. Ecco, è partito! Allora, è partito. La cosa bella è che si può programmare per quando anche non si è nella zona, non è che vi dovete fare la doccia di olio di neem come rischio di fare io se cambia il vento. Questo andrà a creare una zona dove le zanzare non vorranno stare. Tubicino lo si può inserire anche per esempio lungo una siepe. Nella siepe spesso le zanzare vanno a rifugiarsi e quindi si può intervenire
disturbandole e anche eventualmente intervenendo in eventuali depositi di acqua, perché la zanzara tigre per esempio riesce a svilupparsi anche nell'acqua che può rimanere raccolta in una foglia. È molto coreografico, qui adesso non mi possono pungere le zanzare, questo è molto bello. Però un altro vantaggio che ha questo strumento che mi è venuto in mente è che lo potete utilizzare anche con l'acqua da sola e praticamente diventa un rinfrescante per le giornate in cui fa troppo caldo d'estate. L'abbiamo già sperimentato anche con questa funzione quando abbiamo fatto una riunione al bosco di Gigia con tutti gli amici della scuola del bosco. Adesso che si è fermata la nebulizzazione, questa zona rimane comunque protetta perché il neem, le goccioline del neem si sono appoggiate qui sulla vegetazione, sugli arredamenti. Se voi dovete fare una cena fuori con gli amici, fate prima passare la nebulizzazione e dopo vi rilassate. Qualcuno ti sta cercando disperatamente adesso, tu da dove vieni? Qualcuno sarà lì che ti cerca, che se non ti cerca nessuno ti prendo io, ti adotto. Sai chi sembra? Il cagnolino della storia infinita. La cosa fantastica è che il neem non è pericoloso per gli animali domestici, mentre altri tipi di insetticidi che si usano contro le zanzare lo sono e quindi non potete utilizzarli con la loro presenza, anzi dovete aspettare del tempo prima che gli animali possano avvicinarsi. È un bel problema. Abbiamo visto l'olio di neem utilizzato contro le zanzare, ma si tratta di un insetticida che viene utilizzato da millenni contro tantissimi altri problemi portati da insetti e parassiti vari sulle nostre piante in agricoltura. Si può utilizzare in maniera nebulizzata, quindi dandolo sulle foglie, ma lo si può utilizzare anche in maniera sistemica, aggiungendolo all'irrigazione. Le radici ne assorbiranno le componenti e quindi a quel punto sarà l'intera pianta ad essere attiva contro gli insetti. Questo sistema lo potete utilizzare anche sul balcone di casa, c'è anche la versione piccola del diffusore, questo ha solo 4 litri, ci mettete anche qui un po' di olio di neem, fate partire, create la vostra nuvola e poi avrete un ambiente abitabile. La mia raccomandazione è quella di non trasformare il problema delle zanzare, perché le zanzare sono effettivamente un problema, sono fastidiose ma possono essere anche pericolose, non trasformare questo problema in un danno per l'ambiente. Abbiamo tanti sistemi per difenderci. In questo caso ne abbiamo visto uno che ci crea una nuvola protettiva per stare comunque all'aperto senza essere punti. Poi abbiamo tanti altri alleati contro le zanzare, possiamo utilizzare delle barriere sulla nostra pelle con dei prodotti odorosi, piantare diversi tipi di alberi e piante che hanno caratteristiche respingenti. A casa abbiamo le zanzariere, non dimentichiamocelo, abbiamo tanti modi per non ingigantire questo problema, per non farci pungere, ma per non trasformare le zanzare nell'avvelenamento totale del nostro ambiente. È una follia quella di continuare a fare continuamente trattamenti contro le zanzare. Cercatevi altre soluzioni, ve ne ho fatte vedere qualcuna, ve ne farò vedere altre. Ci sono tante soluzioni, non suicidiamoci per colpa delle zanzare. Spero di essere stata utile, di avervi dato degli spunti interessanti contro le zanzare, non sono un problema. Continuate a seguire il Bosco di Gigia, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!